Quanto è buona la tua comprensione dell'italiano parlato? Scoprilo con questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Come vi anticipavo, in questo video vi mostrerò delle clip di contenuti italiani, cartoni animati, documentari, film, serie TV, cortometraggi. Per ogni clip vedrete la frase che viene detta sullo schermo con alcune parole mancanti. Voi dovrete quindi ascoltare attentamente per completare proprio con le parole mancanti. Scopriremo alla fine il vostro punteggio. Questo video è stato sponsorizzato da LingoPie, una piattaforma che unisce divertimento con apprendimento, proprio come noi di Lernamo, no? E infatti sarà proprio LingoPie la piattaforma che utilizzerò durante tutto il video per mostrarvi le clip. Cominciamo subito con la prima e poi vi mostro un po' tutte le funzionalità di LingoPie. Allora, innanzitutto effettuo l'accesso e posso entrare nel mio account LingoPie. Come vedete ci sono tanti contenuti a disposizione, veramente di qualsiasi tipo. Io ho impostato come lingua di apprendimento l'italiano, appunto. Cominciamo subito con la prima clip. Vi ricordo che la difficoltà di queste clip è crescente. Dunque, questa che stiamo per vedere è di livello A1, livello principiante, ma l'ultima che vedremo sarà di livello C2, livello madrelingua. Vediamo un po'. Ho scelto per cominciare una clip di un cortometraggio animato realizzato durante un laboratorio creativo a Palazzo Traversa. In questa scena un piccolo vampiro si risveglia dopo un lungo sonno e riflette sulla sua condizione. Fate molta attenzione e completate con le parole mancanti. Destino. Volevo conoscere il mondo e invece non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e non posso neanche correre. Mi hanno disegnato così, con le gambe rigide. Come è andata? Riascoltiamolo un'altra volta. Destino. Volevo conoscere il mondo e invece non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e non posso neanche correre. Mi hanno disegnato così, con le gambe rigide. Avete trovato le parole mancanti? Dunque, volevo conoscere il mondo e invece non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e non posso neanche correre. Mi hanno disegnato così, con le gambe rigide. Non riesco e rigide sono le parole che cercavamo. Non riesco viene dal verbo riuscire. Riuscire significa essere capace di fare qualcosa, farcela. Nel negativo, come in questo caso, non riesco significa non ce la faccio, non sono capace. Fate molta attenzione, il verbo riuscire significa che dipende da noi stessi, dalle nostre capacità fisiche o mentali. Se io dico non riesco a parlare, significa che non ce la faccio,
Probabilmente mi fa male la gola. Dipende da me. Diverso da potere. Se io dico non posso parlare, significa che non ho il permesso di farlo. Probabilmente mi trovo in biblioteca. Ricordate poi che dopo il verbo riuscire abbiamo bisogno della preposizione a. Infatti lui dice non riesco a tenere, eccetera. E poi rigide, gambe rigide. Rigido significa duro, che non si piega. Detto in riferimento a persone, invece, significa severo, inflessibile. Quella professoressa è proprio rigida. Oppure, per il clima, significa molto freddo, come un inverno rigido. Siete riusciti a trovare queste due parole? Volevo mostrarvi come Lingopie pensa proprio a tutto e vi mostra contenuti in base al vostro livello. Ci sono delle liste per principianti, intermedi, avanzati e per ogni contenuto, per ogni episodio, ci sono delle parole come vocabolario fondamentale per quel livello. Tutte le parole che dovete conoscere e ve le suggeriscono a lato. Se poi voi volete salvare delle parole che non conoscete, che per voi sono importanti, potete creare le vostre proprie flashcard con Lingopie. Vi basterà cliccare sulla parola e automaticamente la salverete nelle vostre flashcard. Proseguiamo con la clip per il livello A2. Questa clip viene da Giovanni, un cortometraggio che racconta proprio la storia di Giovanni, un bambino di 6 anni che gioca innocentemente con il suo bambolotto nel parco, sotto lo sguardo di un signore seduto accanto a lui. In questa scena la mamma di Giovanni parla al telefono mentre tiene d'occhio il figlio. Vediamo quali sono le parole mancanti. Sì, la maestra nuova è molto carina, l'abbiamo già conosciuta. Aspetta un attimo. Giovanni, vatti a sedere su quella panchina dove c'è quel signore, laggiù. Giochi un po'. Ascoltiamolo un'altra volta. Sì, la maestra nuova è molto carina, l'abbiamo già conosciuta. Aspetta un attimo. Giovanni, vatti a sedere su quella panchina dove c'è quel signore, laggiù. Giochi un po'. Allora, cosa dice la mamma di Giovanni? Sì, la maestra nuova è molto carina, l'abbiamo già conosciuta. Aspetta un attimo, Giovanni, vatti a sedere su quella panchina dove c'è quel signore. Un attimo, panchina. Un attimo, in italiano, significa un momento brevissimo. Ancora più breve di un secondo ed è un'espressione utilissima, molto molto usata da noi italiani quando dobbiamo chiedere a qualcuno di aspettare, per dire ti assicuro che sarà per poco tempo. Aspetta un attimo, arrivo tra un attimo, dammi un attimo. Una panchina invece è molto tipica in un parco ed è una seduta lunga di legno, pietra o metallo, che in realtà si trova in tutti gli altri luoghi dove è importante sedersi, fermate degli autobus, stazioni, stadi e così via. Lo sapevate che nel contesto dello sport, nel contesto del
calcio, c'è un'espressione che contiene panchina, stare in panchina, che significa non giocare, essere una riserva, che entra in gioco solo se qualcuno della squadra principale si fa male. Un altro grande vantaggio di LingoPie è che è letteralmente perfetta per lo streaming di film, documentari. Vedete, c'è anche la top 10, per esempio, con i contenuti più popolari del momento, o contenuti divisi per tema. E veramente è molto facile imparare con loro. Una volta che cliccate su comincia ad imparare, il gioco è fatto e avrete la possibilità di imparare in contesto, quasi senza accorgervene. Le clip che io vi sto mostrando sono senza sottotitoli, perché ovviamente siete voi che dovete capire le parole mancanti, ma LingoPie vi offre infatti la possibilità di aggiungere fino a 2 sottotitoli nella lingua originale, italiano, e sottotitoli nella vostra lingua madre, oltre alle solite funzioni come per esempio tornare indietro, mettere pausa, riascoltare la stessa clip ancora e ancora, aumentare o diminuire la velocità. Ma la velocità sarà quella originale anche per la prossima clip di livello B1. La prossima clip è tratta da una serie animata con protagonista Tom, un gatto parlante. In questa clip Angela rimprovera Tom per il suo comportamento invadente. Ascoltiamo e fate attenzione alle parole mancanti. Davvero, Tom, ripensiamo a quello che hai fatto. Per prima cosa hai letto il mio diario. Poi hai peggiorato le cose ficcando il naso nella mia posta elettronica e nel mio telefono. Infine hai rovinato la serata del mistero dando in escandescenze davanti a tutti i nostri amici. Avete notato come il livello qui è diventato più difficile, più avanzato? Non vi preoccupate, lo riascoltiamo. Davvero, Tom, ripensiamo a quello che hai fatto. Per prima cosa hai letto il mio diario. Poi hai peggiorato le cose ficcando il naso nella mia posta elettronica e nel mio telefono. Infine hai rovinato la serata del mistero dando in escandescenze davanti a tutti i nostri amici. Allora? Non facile, ma neanche troppo difficile. Davvero, Tom? Ripensiamo a quello che hai fatto. Per prima cosa hai letto il mio diario, poi hai peggiorato le cose, ficcando il naso nella mia posta elettronica e nel mio telefono. Infine hai rovinato la serata del mistero dando in escandescenza davanti a tutti i nostri amici. Dunque, ficcando il naso, dando in escandescenza. Ficcare il naso significa essere troppo curiosi, intromettersi nelle cose, nelle questioni degli altri. Immaginate proprio un po' qualcuno che fisicamente cerca di entrare con il suo naso e tutto il resto in ogni crepa, in ogni fessura, in ogni buco, per osservare, sentire i fatti degli altri. Da qui deriva proprio l'aggettivo ficcanaso per una persona troppo curiosa, mentre l'opposto di ficcare il naso è farsi gli affari propri. E poi la seconda espressione è dando in escandescenza, che viene proprio da dare in escandescenza.
Sono sicura che pochi di voi abbiano già sentito questa espressione, ma in realtà è abbastanza comune in italiano, soprattutto nel parlato. Dare in escandescenza significa perdere completamente il controllo, arrabbiarsi moltissimo con urla, gesti esagerati. Insomma, descrive una reazione molto forte. Altre espressioni per dire la stessa cosa, ma un po' più colloquiali, sono andare su tutte le furie, perdere le staffe, uscire dai gangheri. Tornando a LingoPie, un'altra cosa secondo me molto comoda che personalmente apprezzo tanto quando guardo contenuti ad esempio in spagnolo per fare pratica con la lingua o anche con l'inglese, è la possibilità di, oltre a salvare le mie proprie flashcard, la possibilità di cliccare direttamente sulla parola per poter ascoltare di nuovo solo la pronuncia di quella parola, che spesso è molto molto utile. Un altro vantaggio? Basta cliccare su un altro tasto e immediatamente ricevete una spiegazione più approfondita di quella parola nella vostra lingua madre. Spiegazione che potete anche ascoltare se preferite. E questo è un grande vantaggio, perché immaginiamo che voi steste guardando questo contenuto e che trovaste dando in escandescenza. Probabilmente immediatamente notate la traduzione, però questo non è sufficiente spesso. Volete saperne di più? Ebbene, potete farlo direttamente nella piattaforma. Siete ancora lì? Siamo a metà del video, è il momento della clip di livello B2. E qui fate molta attenzione perché la clip è tratta da una delle mie serie TV italiane preferite. Veramente, forse sono un paio e questa è una delle due. Si tratta di una serie in costume, ambientata nel passato. La protagonista, Clara, era stata rifiutata da piccola da suo padre, uomo molto ricco, ed era stata cresciuta da contadini. Ora però, da adulta, scopre di essere vittima di un matrimonio combinato. In questa scena, Clara parla dell'uomo che dovrebbe sposare. Vediamo le parole che mancano. So solo che è un vile. Uno che vuole passare il resto della sua vita con me senza nemmeno conoscermi per denaro. Un essere abietto e senza cuore. Lei è molto molto bella e parla anche in maniera molto chiara, secondo me. Riguardiamo la scena, riascoltiamo. So solo che è un vile. Uno che vuole passare il resto della sua vita con me senza nemmeno conoscermi per denaro. Un essere abietto e senza cuore. Com'è andata? Dunque, lei dice: so solo che è un vile, uno che vuole passare il resto della sua vita con me senza nemmeno conoscermi, per denaro, un essere abietto e senza cuore, vile e abietto. Non proprio dei complimenti. Sono entrambi di registro un po' più formale. Vile significa codardo, qualcuno che ha paura e scappa. Oppure spregevole, cioè che compie azioni disoneste. E si usa anche proprio come sostantivo. Sei un vile. Abietto invece è ancora più forte di vile. Significa estremamente spregevole, moralmente ripugnante, che provoca disgusto.
Viene dal latino abiectus, che significa gettato via, perché l'idea è che è così disgustoso da essere rifiutato. Volete sapere un'altra cosa molto figa di Lingo Pie? Voi, proprio voi, potete diventare i protagonisti delle serie TV che state guardando. E no, non sto esagerando, perché Lingo Pie vi dà anche la possibilità di registrare voi stessi mentre guardate, e non c'è nulla di più comodo per la cosiddetta famosa tecnica di shadowing, per esempio. Voi potete ascoltare l'attore, l'attrice e riprodurre lo stesso suono, la stessa pronuncia voi stessi, registrarvi e riascoltarvi quando volete. Siete pronti per entrare nella fase avanzata? Qui le cose si fanno più serie, più complesse, ma non vi preoccupate, siamo qui per imparare e con Lingo Pie lo facciamo anche divertendoci. Infatti spero che questo video vi stia piacendo. Se è così, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Se invece Lingo Pie vi piace, vi ricordo che vi ho lasciato in descrizione, nella descrizione di questo video, il link che potete utilizzare per provare Lingo Pie, e siccome siete Learnamici, loro vi offrono il 55% di sconto sul piano annuale e una settimana di prova gratis, così potete vedere un po' voi stessi e toccare con mano questa piattaforma e vedere quanto è utile per il vostro apprendimento dell'italiano. Clip di livello C1. Qui entriamo nella comicità, una serie comica che segue Miki e Mauri, due amici trentenni che iniziano a sentire i primi acciacchi, i primi dolori dell'età e si ritrovano sempre più distanti dalla cultura giovanile. In questa scena i due commentano ironicamente chi pubblica foto del passato sui social. Vediamo un po' cosa dicono e vediamo se riuscite a trovare le parole mancanti. Ivan Marchetti, però fermati lì, no? Perché mi devi sbattere in faccia agli anni 90 così, in pubblico, senza chiedere il permesso? Sì, ma puoi già fotografare una foto. Sì, infatti, che poi è tipico di chi la posta, no? Quello che era già fighetto all'epoca ed è figo adesso. Riguardiamo la clip, riascoltiamo. Ivan Marchetti, però fermati lì, no? Perché mi devi sbattere in faccia agli anni 90 così, in pubblico, senza chiedere il permesso? Sì, ma puoi già fotografare una foto. Sì, infatti, che poi è tipico di chi la posta, no? Quello che era già fighetto all'epoca ed è figo adesso. Avete trovato cosa manca? Però fermati lì, no? Perché mi devi sbattere in faccia agli anni 90, così, in pubblico, senza chiedere il permesso? Sì, ma poi già fotografare una foto. Sì, infatti, che poi è tipico di chi la posta, no? Quello che era già fighetto all'epoca ed è figo adesso. Dunque, sbattere in faccia è fighetto. Sbattere in faccia significa proprio mostrare qualcosa in modo brusco, provocatorio, oppure rinfacciare senza delicatezza, cioè ricordare qualcosa di negativo a qualcuno senza tatto. L'immagine è proprio quella di lanciare qualcosa a qualcuno in faccia, senza gentilezza, senza modi, senza garbo. Non so, per esempio, durante la lite mi ha sbattuto in faccia tutte le volte che avevo sbagliato. Oppure,
Non c'è bisogno di sbattermi in faccia il tuo successo. L'altra parola che cercavamo invece è fighetto. Fighetto è una persona giovane che si veste alla moda, cura il proprio aspetto ed è attraente, come la persona più popolare della scuola. Sono certa che in ogni scuola ci sia almeno un fighetto, no? Questa parola può avere una connotazione negativa, perché spesso è associata all'idea che quella persona, il fighetto, la fighetta, sia snob, superficiale. Sì, avete intuito correttamente, fighetto deriva da figo, che significa bello, alla moda, con l'aggiunta del suffisso etto, che lo rende un po' più giovanile. Infatti fighetto è quasi solo usato in riferimento ai giovani. Questa è proprio una di quelle parole da aggiungere immediatamente alle vostre flashcard, perché può essere utile sicuramente. Ma perché LingoPie vi fa salvare queste flashcard? Perché quando volete potete ripassare proprio tutte le parole che vi siete salvati, utilizzando le vostre flashcard, ma in maniera interattiva. Quindi potete andare nella sezione per fare la pratica e mettervi alla prova, e lì avrete la possibilità di rivedere tutte le parole salvate. E poi il grande vantaggio è che mentre fate l'esercizio avete accanto a voi la scena da cui quella parola o quella frase è tratta, e questo è il vero vantaggio, perché immediatamente vi ricordate cosa significa dal contesto. Non si possono imparare liste di parole. L'unico metodo efficace per imparare delle parole e ampliare il proprio vocabolario è farlo in contesto. Siamo giunti all'ultima clip. Prima di guardarla vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla newsletter di Lernamo, perché i vantaggi sono infiniti. Avete la possibilità di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Poi ricevete gli aggiornamenti settimanali che vi mando su lingua, cultura, attualità e così via. E poi ricevete anche una storia in base al vostro livello, divisa per episodi. Quindi quando vi iscrivete selezionate il vostro livello e poi ogni settimana vi mandiamo un episodio di una storia in base al vostro livello, con approfondimenti, curiosità, ripasso grammaticale, esercizi e molto altro. Tutto è gratis. Ultima clip, ed è la clip di livello C2. Aprite bene le orecchie. Livello madrelingua. Siamo in una serie molto divertente, Il Milanese Imbruttito, una webserie italiana comica, disponibile credo anche su YouTube. In questa scena la protagonista confida alla sua amica di aver finto di essere un'altra persona durante un viaggio e ora teme di essere smascherata. Vediamo un po' se riuscite a capire le parole mancanti qui. Tale bella. Il problema è che mi sta venendo a trovare. E non sei contenta? No, raga, certo che no, perché là ho finto di essere una sciroccata come lui, era semplice, 10 giorni me la sono cavata con internet, ma mi sgama qui. Livello madrelingua. Riascoltiamo. Tale bella. Il problema è che mi sta venendo a trovare. E non sei contenta? No, raga, certo che no, perché là ho finto di essere una sciroccata come lui, era semplice, 10 giorni me la sono cavata con internet, ma mi sgama qui. Allora, il problema è che mi sta venendo a trovare. E non sei contenta? No, raga, certo che no,
perché là ho finto di essere una sciroccata come lui. Era semplice. 10 giorni me la sono cavata con internet. Mo mi sgama qui. Dunque, abbiamo ragà, abbiamo sciroccato, sciroccata e mo mi sgama. Vediamo cosa significano. Sono molto informali e colloquiali. Ragà forse è la più semplice perché non è altro che il troncamento di ragazzi. Si usa moltissimo nell'italiano colloquiale quando siamo con i nostri amici, soprattutto tra i giovani. È tipico soprattutto del centro-sud Italia. Ragà, stasera usciamo? Dai, ragà, non fate i difficili. Sciroccata. Chi di voi conosce questa parola, questo aggettivo? Anche questo è un termine colloquiale, informale, scherzoso e significa pazzo, strano, stravagante, un po' fuori di testa. Pensate un po', viene da scirocco. Proprio il vento caldo che soffia dal Sahara verso l'Italia. Infatti si credeva nel passato che questo vento provocasse mal di testa e comportamenti strani, un po' confusi nelle persone. E l'ultima, attenzione perché questo è un 2 in 1, ci sono 2 cose di cui voglio parlarvi qui. Mo mi sgama. Mo è tipico del dialetto romano, ma in generale usato e diffuso in tutto il sud Italia. Significa semplicemente adesso, ora, in questo momento. Mo vengo. Sì, mo vado. Mi sgama. Viene dal verbo sgamare. Sgamare. Molto informale, molto colloquiale. Lo uso almeno una volta al giorno, così come tutti i miei amici. Attento, non farti sgamare. Oh no, mi ha sgamato. Secondo te ci ha sgamati? Tutto il tempo. Ma cosa significa? Significa scoprire qualcuno che mente o che fa qualcosa di nascosto, qualcosa che non dovrebbe fare. Coglierlo in flagrante. Dunque, mo mi sgama significa, oh no, adesso sicuramente scoprirà che ho mentito, adesso mi coglierà in flagrante. Allora, com'è andata? Quante risposte corrette siete riusciti a dare? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se già conoscevate tutte queste parole o espressioni o se ne avete imparata qualcuna nuova. Restate là perché ho un esercizio di ripasso per voi, ma prima volevo ricordarvi di questo fantastico strumento che avete a disposizione, e cioè LingoPie. Nulla di più comodo per imparare le lingue straniere dal proprio divano comodamente, ovunque vogliate e con i contenuti che preferite. Quindi scegliete in base al livello che preferite, al genere che preferite, alla durata che preferite. Potete inserire questi filtri. Guardate magari con i sottotitoli solo in italiano o con doppi sottotitoli. Create le vostre proprie flashcard, ripassate con gli esercizi. Provate LingoPie attraverso il link in descrizione. E detto questo, esercizio. Completate queste frasi con le parole mancanti tra quelle che abbiamo visto in questo video. Smettila di nei miei affari. Non ti riguarda. Quando ha saputo che l'avevano licenziato mio zio è completamente colleziona tappi di bottiglia e parla da solo.
Perché devi sempre i tuoi voti perfetti? Lo sappiamo che sei bravo. Solo un potrebbe tradire così i propri amici. Attento! Il capo! Nascondi il telefono. Se volete ripassare queste parole, queste espressioni e i loro significati con più esempi, potete passare dal nostro sito web lernamo.com. Lì trovate gli articoli dettagliati per ogni video che pubblico su YouTube, con più approfondimenti, più esempi, curiosità. Poi alla fine di ogni articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Nella barra di ricerca, mi raccomando, della sezione lezioni, digitate le parole chiave, quindi l'argomento che vi interessa, e subito potete accedere al suo articolo. E adesso, soluzioni. Smettila di ficcare il naso nei miei affari, non ti riguarda. Basta curiosare. Quando ha saputo che l'avevano licenziato, ha dato in escandescenza. È quasi impazzito. Mio zio è completamente sciroccato, colleziona tappi di bottiglia e parla da solo. Forse c'è qualcosa che non va. Perché devi sempre sbattermi in faccia i tuoi voti perfetti? Lo sappiamo che sei bravo. Sbattermi in faccia o anche sbatterci in faccia, perché dopo dice lo sappiamo, quindi noi. O comunque sbattere in faccia agli altri, se vogliamo, i tuoi voti perfetti. Comunque l'espressione che ci serviva è proprio sbattere in faccia. Solo un vile potrebbe tradire così i propri amici. Che brutta persona. Attento! Mo ti sgama il capo! Nascondi il telefono! Sta per vedere che non stai lavorando. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto divertire e vi abbia fatto imparare. Non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e seguire Lernamo su tutti gli altri social. Con questo è tutto, ci vediamo prestissimo in un nuovo video.